Eccoci qua ragazzi, finalmente. Benché piccolo, ogni traguardo va brindato e festeggiato. Innanzitutto abbiamo provato a fare questa piccola live rapida perché comunque grazie a voi e grazie a tutti i 1000 iscritti arrivati durante quest'anno vorremmo ringraziare tutti quanti per questo piccolo traguardo del canale. Dai, sono 1000, sono 60 volte meno di altri canali, ma esatto. Siamo contenti così. Esatto. Quindi facciamo questa piccola live per poter magari rispondere a qualche dubbio, qualche curiosità, qualche perplessità e magari raccontarvi quello che abbiamo in progetto per il 2025, visto che l'abbiamo inaugurato con finalmente 1000 iscritti. E non ci aspettavamo tutto questo seguito quando abbiamo iniziato a girare i video, ma ci piace comunque portare dei contenuti validi, diversi, ironici, come vuole lo spirito Pratarolo. Sì, come molti hanno contestato, prendendoci pure sul serio. Cioè, ogni tanto si scherza pure, anzi, molto si scherza pure. Bisogna soprattutto scherzare del mondo del ciclismo, anche perché già in tanti ci odiano. Però vogliamo portare un pochino di divertimento e di umorismo all'interno di questo mondo così tanto bistrattato. Ma sì, dai, alla fine non è una guerra, andiamo in bici per divertirci, ci piace trastullarci con i nostri giocattoli a due ruote, il che fatto di tante poi discussioni accanite tecniche su 29, 27 e mezzo, lattici sì, lattici no, e come si scende e come non si scende, insomma, ognuno ha la sua, intanto noi ci ridiamo su, poi vediamo. Ma assolutamente, anche perché noi preferiamo rientrare nel giro ma nemmeno dei ciclobaristi, diciamo di quelli che preferiscono vivere il mondo della bici in maniera un pochino più spensierata. Ci piace vivere, se non si era capito. Poi ovviamente sempre di fronte alla biretta che ce la prendiamo alla fine di qualsiasi giro, figuriamoci durante una live. L'integratore principe, come si fa senza? Beh, infatti anche di questo ci abbiamo fatto un video dedicato, uscito da poco, riproposto da poco e molti ci hanno massacrato nei commenti. Però noi ce ne battiamo il cazzo liberamente, quindi non andiamo avanti su questa riga. Sì, molti hanno osservato, dicevano, ma attenzione, alcol e attività sportive. Beh, con moderazione, sì. La birra in particolare è una bevanda antichissima, nata da quando, diciamo, l'uomo ha cominciato a scoprire la fermentazione dei cereali e serviva sostanzialmente per rendere pura l'acqua. Per noi oggi è normale prendere la borraccia o aprire un rubinetto e trovare acqua potabile. Non è sempre stato così. Quindi la birra è una birra estremamente diffusa a livello globale e apprezzata, ogni nazione ha le sue varianti, di fatto se bevuta con moderazione è anche un ottimo integratore, lieviti, sali minerali e anche vitamine, quindi lievitiamo anche noi, nel senso che comunque qua come ben si nota, insomma, a discapito di molti atleti ultra tirati, ultra pompati, ultra ma Dario, uomo de panza, ciclista de sostanza, de sostanza, esatto. Quindi guarda, non so adesso in chat chi ci possa essere, mi auguro che comunque la live si senta discretamente bene, ormai vi abbiamo abituato in questo anno a qualità video e audio abbastanza sopra la media. Sì, come no, mia voce Paperino poi le batte tutte. Ma tu non hai la voce da Paperino, anche perché nonostante tutto ti ho dato pure sto microfono che è molto corposo come audio, quindi dovrebbe un minimo farti sentire a tuo agio. Ma non è la voce da Paperino, quella è tutta la post produzione, ognuno ovviamente la propria voce se la sente in maniera diversa. Quindi io volevo partire, mi sono segnato alcune delle domande, dei commenti che abbiamo ricevuto in questi tempi. Io sono un uomo del dubbio, quindi ogni volta accolgo critiche e commenti, ci rifletto su e poi comunque faccio come al solito di testa mia. Ma è sempre così, poi ognuno ci pensa, poi ognuno fa come cazzo gli pare. Sì, quindi. Infatti con sta capocciona non faccio altro che pensare e spingere via i capelli, infatti. Beh, quello io adesso perché comunque mi sono messo il cappello, però comunque ecco, in genere il mountain biker è barba lunga e pelata. Sta a guardare il capello, mo. E quale? Non ce l'abbiamo nessuno dei due. Appunto, sta a guardare quello degli altri. Allora, una questione mi aveva incuriosito. Su un video mi hanno contestato
stato. Gli occhiali li metti sotto il casco invece che sopra. Ci penso un po', dico, ma perché, che cambia? Ci ripenso, dico, forse la stanghetta degli occhiali a contatto della testa raccoglie meglio il sudore e me la porta avanti. Infatti la metto sempre il sottocasco. Ma che fai? Sei cerni sudore che ti cola all'interno del bulbo oculare, cioè non ha come un senso. cavallo, non hai idea, Esatto. tu lo sai quanto sudo, quindi Sì, ma i cavalli, cioè, sudano così tanto i cavalli? i cavalli con tutte le watt come me, sì, sudano una cifra. Questo è perché tu lo sai, che sai benissimo che per questo 2025 tu passerai all'e-bike. Non ci penso nemmeno. Ma prima o poi comunque ci passerai. Finché c'è gamba c'è speranza. E insomma, mi è venuta questa curiosità. In effetti ho osservato molti ciclisti, soprattutto da strada, in realtà, che mettono le stanghette sopra come si dice, i cinghioli del casco. Dicono per motivi di sicurezza in caso di caduta. Francamente mi sembra proprio il contrario, nel senso, in caso di caduta l'occhiale a mascherina serve anche per proteggerti. A me è successo dare una Che è facciata come questo per che hai terra. te più o meno. No, questo è da vista, quindi non Vabbè, c'entra però niente. comunque c'è la struttura morbida. Io adesso non ho un occhiale a portata di mano perché ce l'ho di là. Allora, un occhiale a uso sportivo deve avere la struttura morbida e deve essere flessibile apposta, perché in caso di urto non ti deve ferire il viso, ma ti deve proteggere. Quando hai una bella lente sulla faccia che ti protegge, come uno degli ultimi miei voli che ho fatto su Monte Mario, un trail impossibile, stanno ancora a ridere. E su quello non abbiamo ancora le prove, ma usciremo e dobbiamo provare, dobbiamo trovare le prove. Prima o poi te l'attaccherò una GoPro attaccata sulla bicicletta fissa a mo' di videosorveglianza, perché per tutti i chioppi che fai io purtroppo non riesco a metterla negli short, quindi me lo devono fornire altre persone di chioppi che fanno. Io cado in incognito. Sì, maledetto. Insomma, dicevo, ho dato una bella facciata per terra, il casco ha fatto il suo per fortuna e anche l'occhiale ha fatto il suo, perché non ho portato nessun graffio né sugli zigomo, sicuramente mi sarei graffiato, ma anche vicino agli occhi, grazie agli occhiali che erano belli appiccicati alla faccia. Quindi, il mio dubbio, il mio punto di vista, per restare in tema, è che l'occhiale vada sotto il casco. Anche perché appunto in caso di caduta ti resta appiccicato al viso e ti protegge un minimo arcata sopraccigliare e zigomi. Tu lo sai che adesso arriverà una shitstorm sotto nei commenti che non finisce più. Sì. Ah no, perché la scuola di pensiero, i poteri forti, la volontà del potere vuole gli occhiali sotto al coso. Poi arriveranno quelli che diranno: no, io sono 10 anni che non indosso gli occhiali sopra la visiera. Io sono 20 anni che, come Fantozzi, saranno 30 anni che indosso gli occhiali sopra Io l'ho detto, casco. sono uomo del dubbio. Convincetemi del contrario, argomentate. Sì, ma scrivetelo sotto nei commenti tranquillamente, non limitatevi, ecco, insomma, rispondiamo a tutti a tutto. Ormai abbiamo la pelle dura, quindi non ci spaventa più niente. Quindi, anche perché queste poi, nonostante tutto, sono le chiacchiere che facciamo durante le nostre uscite. Quindi in tutti i giri che facciamo, e ci piacerebbe continuare adesso. Ma l'ultima volta stiamo parlando di quella tipa che hai visto. Ma non dire stronzate, guarda, non mi mette cose in bocca che non ho mai detto. Non abbiamo mai parlato durante le nostre uscite. È diventato tutto rosso. No, è LED, guarda, sono le lampade a LED. No, Vabbè. però nel senso, se questo tipo di live, o comunque questo tipo di contenuto differente, perché comunque live vogliamo portare anche noi, perché no? Ci piacerebbe, ecco, magari che scriveste qui su Instagram, ci mandate messaggi in direct. Comunque, se volete che continuiamo questo tipo di intrattenimento molto frivolo, casareccio, non ultra professionale, tecnico, fatto da esperti. Siamo esperti di una sega noi, però sì, però queste sono le tipiche occhiali. sono segretaria. Queste sono le tipiche chiacchiere che in genere si fanno durante un'uscita. Quindi ci piacerebbe riportare a livello nazionale, europeo, mondiale, universale, tutte le minchiate che spariamo di solito durante le uscite. Anche perché non siamo sempre gli stessi, ma le cretinate che diciamo sono sempre le stesse. Quindi tutte le varie raccomandazioni, i vari consigli, le varie tips, eccetera eccetera, ci piacerebbe lasciarle effettivamente disponibili a tutti, non solo a chi esce di volta in volta Al con pubblico noi. ludibrio, insomma. A pubblico cosa? Ludibrio? Ludibrio. Ok. Senti, tu lo sai benissimo che noi non parliamo così durante le uscite. Siamo una massa di deficienti, e se solo i telai potessero parlare
uscirebbe fuori, farebbero veramente drizzare Tu i lo sai che il capelli. mio ultimo telaio ha preferito suicidarsi piuttosto che parlare. Assolutamente sì, Te lo ricordi? infatti, e infatti te la sei fatta nuova la bicicletta. Che devo fare? Ho sentito un brutto crack. Io ero presente, quindi hai avuto questa era l'occasione per poterti fare la bici nuova. Guarda che mi sono dovuto andare a inventare. E adesso ti inventerai un'altra cosa, anche perché tu a breve partirai per un nuovo viaggio. Sì, Di cui noi ancora dobbiamo pubblicare, e questo me ne faccio, sì, mea culpa, è colpa mia se ancora non l'abbiamo finito di montare il tour, Sicily Divide. Sicily Divide dello scorso anno, ma è un video lunghissimo ed estremamente complicato. L'avete visto anche nel video del Tuscany l'anno scorso. Ci perdiamo un pochino più di tempo, però vogliamo offrirvi un contenuto un pochino più dettagliato e montato un pochino meglio del solito video girato col cellulare che ormai ha rotto i coglioni e le solite inquadrature. Sono dei viaggi che ti smuovono qualcosa da dentro. In che senso? Vado in bagno tutte le mattine. Non in perfetto, questo su senso. quello va bene. No, sono dei viaggi molto coinvolgenti anche dal punto di vista emotivo. Quindi cercare di poi trasmettere a chi non ha vissuto quel viaggio un pizzico di quelle emozioni comunque non è proprio semplice. Poi non è che siamo professionisti, quindi cerchiamo di fare il nostro meglio e ci lambicchiamo un po' per cercare di tirare fuori il meglio da quell'immagine, quelle riprese fatte di pancia sul momento, che ovviamente hanno un significato, in questo caso per me che le ho girate e per gli altri amici che erano con noi, ma trasmettere è un po' più complicato. Anche perché ormai da quello che avete capito, di video delle uscite lasciate a sé stanti solo per chi ha partecipato a quell'uscita ormai rompono le palle. Ormai chi vede il video dell'uscita con la solita telecamerina, la solita GoPro montata sul petto in piano unico sequenza di 8, 13, 20, 30, esatto, cioè lapidateci, cioè nel senso ormai le persone, le vedo anche io nelle statistiche, che dopo 30 secondi già hanno scrollato. La soglia dell'attenzione nel 2025 ormai è ormai se no si è dimezzata. Ormai i tempi di visione dei video sono veramente ristretti all'osso, tant'è vero che negli ultimi video più di 3-4 minuti non li facciamo uscire. Personalmente detesto i video lunghi, nel senso, io sono impaziente, mi devi qualcosa, dimmela, non me ci sta girando tanto intorno, sì, perché faccio, allora sto per dirti una cosa fantastica che cambierà, rivoluzionerà il tuo modo di fare la bici, ho realizzato un videocorso gratuito per raccontarti come questa cosa fantastica che ancora non ti dico. Una sega che dopo 30 secondi ormai non ti sta seguendo più nessuno. Appunto, cioè mi annoio da solo praticamente, quindi no. Formato un po' diverso e sono così, 4 parole, cerco di dirti qualche cosa, a parte stasera che mi hai convolto a dire cazzate, ma va benissimo, mi piace. Ma è quello lo scopo, anche perché se va così e magari la cosa funziona, possiamo renderla una cosa non costante, ma magari farla anche un pochino più frequentemente. A vostro rischio e pericolo? A loro rischio e pericolo, assolutamente. Anche perché è un format facile da realizzare, facile da montare. Poi giustamente ormai con l'intelligenza artificiale, come avete visto, abbiamo pubblicato una valanga di video. L'intelligenza artificiale non sta sostituendo l'editor video o comunque il montatore video, ma lo sta aiutando a togliersi di mezzo tante automazioni che ti portano via tempo. Cioè ormai chiunque c'ha una GoPro a casa, ormai chiunque esce con una minchia di, poi tra l'altro GoPro secondo me nell'arco, e qui lo scrivo, lo dico, il GoPro tempo 2 anni sicuramente farà una finaccia, anche perché DJI e Insta gli stanno facendo tanto proprio come sviluppo tecnologico. Beh, dal punto di vista prodotto comunque GoPro tanto di cappello, perché ha aperto un settore praticamente che non esisteva. E dopodiché l'ha tenuto saldo per un bel pezzo, adesso comincia chiaramente a perdere colpi. Anche perché ormai se devi comprarti un action cam dici voglio una GoPro, non voglio un action cam. Sì, è diventato quasi un onomatopeico, quindi. Esatto. Però come sviluppo e innovazione ormai non sta tirando più niente, quindi ormai chiunque si va
si può comprare un action cam, se l'attacca sul manubrio, se l'attacca sulla pettorina, come vedete nei video che dove sta, di qua, di là, di su, di giù, vabbè, insomma non so dove l'ho messo, qua in alto potete vedere tanti fail, in genere sono i fail. Tra l'altro questi fail ci stanno portando tanti nuovi iscritti, perché comunque è un contenuto estremamente leggero che acchiappa. Quindi piace cascare? Piace cascare, soprattutto se non ci si fa male, come è successo altre volte. Io mi sono aperto diverse volte, c'è chi ha avuto traumi cranici. Lo ricordo, ti sei aperto la caviglia con un pin del flat. Esatto, sì. Fortuna, Tra l'altro dietro casa un trail che conosciamo perfettamente e di cui, come avete visto sul canale, ne ho fatti diversi tutorial. Nonostante tutto mi sono aperto una caviglia. È come uno stronzo, sì. Poi mi sfottono sempre, perché poi porto dietro sempre un sacco di cose, perché oltre ai ferri della bici c'ho anche i ferri per i cristiani, c'è un minimo di pronto soccorso che so. Ma quello lo dovrebbero aver tutti, il kit di primo soccorso all'interno del... C'ho sempre solo io. E devo dire, proprio su Monte Mario ho ricucito te una volta, un'altra volta Simone pure è caduto di faccia, si è rotto lo zigomo, più un altro sulle rocce che non ci sono più, ormai hanno rimosso tutto. Non dire dove si è fatto male, perché mi hanno cazziato per questo. Perché? Mi hanno mandato un direct dicendo non nominate i sassi in vano, non nominate perché altrimenti la gente ci va e si apre tutta e arrivano le ambulanze e gli soccorsi e inibiscono questi trail alle biciclette. Mamma mia. E poi ovviamente ha senso, assolutamente sì, però poi noi stiamo facendo, come avete visto, dei trail guide, quindi dei video tutorial proprio per chi è neofita, quindi proprio per non metterlo in condizioni di difficoltà. Quindi sì, mi capita spesso e volentieri che trovano amici alle prime armi che dicono: ho trovato su Komoot le tracce di Monte Mario, sono andato, ma mi stava ammazzato, è impossibile. Non si dice quella parola sì, perché e non solo, perché anche anche lì spesso vengono trovano le tracce, piglia e vanno. Mi è capitato più di una volta, ho raccattato dei ragazzetti o dei diversamente giovani che non avevano idea di dove sono andati a ficcare e non avevano nemmeno le competenze per poter fare quei trail. Beh, anche perché, ringraziando il cielo, appunto per quello ho voluto mettere un video tutorial proprio e lo trovate nel canale tranquillamente, con tutte le difficoltà dei trail, anche perché tante persone si sopravvalutano. Questo, ragazzi, è pericolosissimo, cioè non prendete sotto gamba questo tipo di attività sportiva, perché ci si fa, come vedete qua nel video, ci si fa male. Non giochiamo, perché ormai non abbiamo più una certa età, cioè non siamo più pischelli, e se famo male ci rimanemo per tanto tempo. La riabilitazione e il recupero all'età over 40, chi in genere segue questo canale stiamo sugli over 45, quindi regà, non ci sopravvalutiamo, non ci sopravvalutiamo, perché è uno sport pericoloso, divertentissimo, e su quello non ci piove, ma non bisogna prenderlo sotto gamba, anche perché se lo prendi sotto gamba la gamba te la spacchi. Quindi cerchiamo sempre di ascoltare chi ha già fatto quei trail, farsi vedere per le proprie capacità, in modo che chi organizza, e questo me la prendo anche con chi organizza i giri, cioè fatevi i tour prima, fatevi le esplorative, non badate a l'ho trovato su Gino e Piero, l'ho trovato su Komoot, l'ho trovato, perché ogni giro è soggettivo. Quindi il giro che può essere facile per persone con una certa tecnica possono essere impossibili e far cagar sotto, e quindi rovinare il giro alle persone che lo fanno, come le persone che stanno insieme a te, perché comunque se ogni gradone ogni radicetta devi scendere, alla fine te passa il piacere dell'uscita. Quindi è cura anche di chi organizza i giri cercare di farsi un'esplorativa prima, come noi facciamo tantissime volte. Si prende una piccola squadra di infogliati, pedalatori, pezzi de merda, si va a fare il trail, vede un attimino effettivamente le difficoltà in maniera oggettiva e non soggettiva, dopodiché, conoscendo le persone che usciranno con te, cercare di suggerirgli o meno quale può essere il giro ottimale per il divertimento di tutti quanti.
Perché è successo altre volte. Questo è molto importante, infatti secondo me il discorso del livello tecnico dei trail va reiterato più spesso e riproposto con attenzione in molte situazioni. Mi sono trovato spesso e volentieri in questi gruppi molto grandi, adesso come sapete il mountain bike Non facciamo nomi. no, perché Non sono facciamo anche nomi perché è gruppi molto diversi. generico, nel senso è Sì, sì. estremamente generico. Sì, sono gruppi, diciamo, frequento altri gruppi oltre al nostro ovviamente, anche per fare nuove amicizie, trovare Assolutamente. nuove opportunità, eccetera. E mi sono trovato in situazioni in cui magari arriva gente una alle prime armi, che non aveva idea di cosa volesse dire fare, che so io, 35 km con 700 di dislivello, quindi quella che per me è il riscaldamento praticamente. Per te, ad esempio, io 35, tu sei molto più pedalatore di me, quindi per te farti 35 km, 50, 150, quello che adesso stai preparandoti a fare, Sì. quindi penso che tu adesso abbia già iniziato l'allenamento per il tuo prossimo viaggio Sono in ritardo. e sei in ritardo e di quello ne parleremo a breve, Sì. perché ci devi spiegare come cacchio funziona una, come si chiama, una marathon, no, Un viaggio, un divide o un divide, sì, esempio. un'uscita no, cicloturistica, un viaggio. un viaggio, Il esatto. cicloturismo ha diciamo, ha ulteriori varianti. Comunque, per chiudere il discorso che ti dicevo sul livello, mi sono trovato. Poi io sono dell'opinione che si parte insieme e si torna insieme. Assolutamente sì, Non si fanno prigionieri, No. ma si riportano tutti a casa. esatto. Quindi mi dispiace, certe volte capita qualcuno che non è a livello, gli altri in genere vanno, mi faccio poi carico o dicendogli le tracce o certe volte quando sui ripidi più scoscesi che lasciano la bici risalgo e gliela scendo io o lo aiuto a scendere. Capita tante volte, sì, vabbè, ti rovina un po' l'uscita, ma anche no, perché come c'è chi Riporti l'ha tutti a fatto con me, casa. riporto tutto a casa, c'è chi l'ha fatto una volta con me, lo faccio io adesso con i più. Esatto, È anche perché importante- ci siamo passati tutti. Esatto. Cioè, come vogliamo sottolineare, è importante non sopravvalutarsi perché ci siamo passati tutti. Tutti abbiamo iniziato con una bicicletta, una frontina, tutti abbiamo iniziato da un livello S0 di sentieri, passando per un S1, un S2 e così avanti. L'importante è avere una persona accanto che ti riesce a far fare quegli step gradualmente in maniera sicura. Quello fa molta differenza, una persona a fianco più esperta che magari già conosce il trail e ti dà le tracce giuste, le linee giuste, aiuta tantissimo, ti dà il consiglio sull'assetto, come spostare il peso eccetera, e ti dice anche dove mettere la ruota. Quello a me ha fatto fare proprio il salto oltre all'altra cosa importante che volevo dire, prendere qualche lezione. Sì, Perché- assolutamente. Se volete vi possiamo consigliare tranquillamente dei ragazzi, gli stessi che ci hanno dato lezioni a noi e che ci hanno dato consapevolezza di quello che vuol dire stare su una bicicletta, soprattutto per noi grandi che pensiamo dopo tanti anni di pedalate. Comunque se siamo consapevoli di sì, sappiamo andare in bicicletta. Dal momento in cui vai a prendere lezione, io la prima lezione, veramente la prima lezione, nonostante diversi anni di bicicletta, mi sono sentito un coglione. Cioè come È se così. effettivamente non fossi mai andato in bici, perché ti cambiano esattamente l'esperienza e la sensibilità che c'hai su un mezzo del genere. Ormai le biciclette sono diventate estremamente avanzate, ti perdonano tante cose, ma devi saperle utilizzare. E ti assicuro, io prima delle lezioni se mi sentivo chissà chi, mi sopravvalutavo. Sono stato il primo. Io mi sopravvalutavo. Se ci sei andato in bicicletta, sì, tranquillo, ci siamo andati Monte Cavo, di qua, di su, hai di detto? giù. Ho preso la prima lezione, mi sono sentito un deficiente. Quindi devo ammettere che dopo 2, 3, 4 lezioni la spesa guarda, la spesa è più che ripagata, anche perché da quel momento mi sono potuto sentire a mio agio in qualsiasi condizione, che quella è la cosa più importante. E questo è il punto. E anch'io ho voluto cominciare a prendere lezioni perché andavo dappertutto, un po' come io uscivo malissimo, ma uscivo dappertutto. E con le bici pure andavo più o meno dappertutto, ma non mi sentivo sicuro. Siccome volevo cominciare a affrontare tragitti più lunghi, lontani anche da centri abitati, eccetera, ho detto forse è meglio farlo in sicurezza, perché se cadi in mezzo a una montagna poi Chi ti raccoglie? Esatto. Spesso e volentieri purtroppo sto da solo, perché poi tra orari e organizzazioni, quindi non sempre riesco ad andare con qualcuno, quindi sto da solo.
abbiamo parlato anche delle radio, del soccorso Ma di rete radio e montana, il video per esempio. delle radio e delle PMR uscirà brevissimo, è in fase di completamento, quindi iscrivetevi al canale. Spoiler. No, ve lo dico proprio, iscrivetevi al canale perché a breve usciranno tanti tutorial. Oggi mi è stato recriminato che non pubblico più i video delle uscite. Ragazzi, stiamo lavorando sui tutorial, quindi stiamo abbiamo già girato, stiamo in post produzione tutti i video per poter uscire in sicurezza dalla meccanica ai consigli spiccioli che non vi dicono in tanti, quindi proprio per evitare di fare la fine di queste persone qua. E Quello del viaggiare in sicurezza è un argomento che mi è caldo perché come sapete, insomma, mi sto appassionando ai lunghi viaggi, compatibilmente con le disponibilità di diciamo tempo, adesso che sei più giovane, io vado al contrario, non so. esatto, come Benjamin Button. Tra un po' mi ricrescono i capelli. Ti piacerebbe, Ma no, ormai mi sono abituato. E allora ho cominciato a pormi tante domande dal giusto, diciamo, alla giusta preparazione fisica, al giusto setup della bici, distribuzione pesi, che attrezzature portarsi, il giusto setup mentale, che è l'altra cosa che, diciamo, la prima uscita mi ha dato una bella botta, diciamo. anche perché questo è il terzo anno ormai che il terzo affronti anno, queste sfide. E soprattutto vorremmo duplicare. Finora abbiamo fatto uno all'anno, ne vorremmo fare almeno due, arrivare a farne due all'anno. Il fatto che disporre di una settimana intera due volte all'anno Ma quando ce l'hai tempo? E quello dicevo, quello è una questione che ancora non siamo riusciti a risolvere. Comunque, dicevo, abbiamo affrontato diversi temi, come dicevo prima, dall'alimentazione alle attrezzature, e anche banalmente ai ricambi da portarsi, perché su lunghi E non tragitti ti puoi portare un trolley da 11 kg? no, per niente, devi ridurre al minimo tutto, ma ti devi portare esattamente quello che ti serve, e quello che ti serve lo scopri soltanto quando ti cominci a trovare nei guai, più di una volta. Esatto. Perché è superfluo e quindi nel prossimo viaggio quello lo lascerai a casa. Tra le cose improbabili da portarsi invece, ecco, l'anno scorso siamo stati in Sicilia con l'ultimo giorno deviazione sull'Etna. Siamo arrivati fino al rifugio Sapienza, non siamo riusciti a salire di più perché il meteo cominciava a guastarsi e noi eravamo indietro su tabella di marcia e la sera avremmo avuto l'aereo di rientro, quindi abbiamo dovuto stringere, ci siamo fermati a 1900 e qualche cosa metri, e dopodiché siamo dovuti scendere, quindi abbiamo fatto quasi 2000 metri di dislivello negativo. A uno del gruppo un freno, l'anteriore cominciava ad andare a vuoto. E lì un minimo di manutenzione. Ma non è la prima volta che a gente abbandonano i freni? Attenzione, tutte le bici prima di partire non state controllate, revisionate, tutto. Sempre dallo stesso meccanico di Omar Di Felice, giusto? Perfetto, una sicurezza. Ok. No? Probabilmente forse c'è stata una piccola perdita, qualche cosa, non ce ne siamo accorti. Insomma, banalmente abbiamo scoperto che nel nostro kit di emergenza tocca portarsi una boccettina piccola di olio Per fare il refill per un eventuale spurgo. due gocce di olio. Spurgo non si riesce a fare così al volo per in Ma un mezzo goccetto d'olio d'oliva no, alle brutte, ma ripeto, stavamo sull'Etna, non c'è niente, non c'è un ristorante, sabbia. un po' qualche ristorante che ti dà le bustine quelle che usa e getta per condire l'insalata, no? che insomma l'olio oliva non è esattamente l'ideale per l'olio ferro. Comunque una goccetta, adesso mi sono trovato, ho usato una boccettina delle gocce oculari, una cosa minuscola, però sai, basta veramente portarsi 4 gocce di olio. Attenzione a non sbagliarsi se avete olio minerale o DOT 4, DOT 4 è corrosivo, se ficcate quello nel circuito, altro che 2 gocce. L'importante è portare la bici a casa, però. Non ci arrivate. Le stronzate sempre te le trovi, vabbè, comunque va bene. Siamo riusciti anche a bucare 2 ruote contemporaneamente all'entrata a Catania, per esempio. Poi vedrete, Ma è tutto testimoniato, è tutto provato? tutto comprovato, mamma mia, allora? è stata una lotta improba perché poi un buco lo abbiamo risolto con il classico vermicello, l'altro era un bel taglio da vetro e il vermicello non bastava. Anche perché ne abbiamo parlato nell'ultimo video del vantaggio di avere delle ruote tubeless. Esatto. Quindi vi Guardatevi il intimo link. a guardarvi il video che sta sotto in descrizione perché è uno degli ultimi, che parla proprio della ruota tubeless. E in viaggi del genere penso che comunque il sistema tubeless funzioni meglio della camera d'aria. Una camera d'aria va portata sempre. A breve faremo anche ripubblicheremo un video che abbiamo fatto tanto tempo fa riguardo tutto il materiale da portarci appresso. Dicevamo come tutti porti il kit da cerusico. Sarebbe bello
bene portarsi anche un piccolo kit come abbiamo tutti quanti, e quello lo trovate sul canale, ma tanto lo rigireremo sicuramente, perché in tanti lo chiedono sempre: che cosa mi porta appresso, il kit minimo da tenermi sotto la sella o nel marsupio, perché ormai regà, tutti quanti giriamo almeno con uno zaino e un marsupio, quindi portarsi un pacchettino di queste dimensioni sotto la sella vi salva da tante rotture di balle. Voi dice uno che ha spaccato catene come se non ci fosse un domani. Ho capito, te cambi con un frullatore. Lo so, però io una falsamaglia me la porto sempre, quindi queste sono tante piccole cretinate che ci siamo già passati. Rischiavamo veramente di rimanerci sul posto se non fosse stato per piccole attenzioni, piccoli tool che ci portiamo sempre appresso. E io purtroppo faccio un mea culpa per quanto riguarda il kit medico. Di solito me lo porto solo sui giri, quelli un pochino più in alta montagna, un pochino più impervio, comunque fuori da zone coperte. E io ormai lo porto sempre dappertutto. a me mi è scaduto, lo devo ricomprare. Quindi su quello ne faccio un mea culpa. Ecco, un'altra cosa che per esempio manca sempre, ho notato nei kit medici, per noi ciclisti che siamo poi soggetti ad abrasioni e scorticature superficiali, un accessorio che fa la differenza è le garze grasse. Le garze grasse, che sono classica compressa di garza che tutti conoscete, però imbibita di un in genere acido ialuronico o altro prodotto che evita che si appiccichi la crosta. Cioè, vi siete mai aspetta, dovuti... l'acido ialuronico non è quello che ti fa venire i labbroni grossi che... Sì, anche. quindi se cadiamo o andiamo il pronto soccorso con i labbroni così grossi, dipende, te la metti in bocca. vabbè, ho capito, ognuno se lo mette dove vuole. Anche perché c'è gente qua che tira su ferite, ritira su gente con fango e foglie, come abbiamo già visto a Gatta Cieca, e ci dobbiamo ritornare a Gatta Cieca, nonostante molti. Salutiamo Alessandro che finalmente è arrivato. Aleaci grande Pathfinder, non capisco chi sia, i nick ormai lasciano il tempo che trovano. E quindi si diceva, garda grassa molto utile, perché se disgraziatamente vi è mai capitato di insomma, vi siete sicuramente scorticati un ginocchio o un gomito e ci avete messo su la garza di cotone, quando dopo qualche ora si comincia a formare la crosta insieme alla garza. E lì la lasci là direttamente? No, mica poi. Lasci lì la garza? Fino a che non ti cade la crosta lasci la garza? No, perché ti casca prima il braccio, perché poi fai 9 su 10 fa infezione, quindi non la puoi lasciare lì, quindi ti devi strappare la crosta. Bello, Quindi ho fatto questa grande conquista, le garze grasse. Lasciamo durante il video, anzi di questo magari ne facciamo proprio una diretta dedicata per T-Tool da portarci di solito nello zaino o nel marsupio. Dai. Quindi molti già se lo sono fatto il loro kittino. E di questo... c'è anche il kit anticinghiale, ormai famoso. E di quello ne parleremo, però tu lo sai che abbiamo avuto un dissing della Madonna per quanto riguarda tutti gli ambientalisti, naturisti, i raguisti, i cinghialisti che ci hanno dato contro. Però aspetta, non dovete maltrattare gli animali perché il cinghiale va rispettato, i cani, però a noi chi cazzo c'è? Gli umanisti non ci stanno, però a noi quando se troviamo un cinghiale peloso, sedoloso, grufoloso di 40 kg davanti al sentiero, venite a difendere gli animali quando vi trovate 40 kg di cinghiale che vi soffia davanti al sentiero. Allora, scusa, poi ne riparliamo. Senti, quest'estate in una delle mie notturne al parco di Veio, se può dire, parco di Veio, ho concluso con ben 5 avvistamenti di cinghiali, di cui 2 verri grossi, una scrofa e 2 famigliole, con tanto che sono stati 7-8 animali. Quanti chili di roba te potevano sbragare? Allora, sicuramente gli ambientalisti non hanno mai avuto un incontro ravvicinato con un cinghiale e non hanno benché minima idea della forza che ha. Allora, ti apre come una cozza. Ma ti spacca i radiatori delle macchine, quindi... Appunto, quindi sinceramente prima di criticare i cani perché sono animali, non rompete le scale, io vi voglio vedere quando vi inseguono 2 maremmani e fanno i 50 km orari, 40 km orari, quanto cazzo corre un cane. Vi voglio vedere quando vi rincorre un maremmano e stai in mezzo alla boscaglia dove non ti sentono nemmeno i parà, non ti vengono a recuperare. È successo in Sicilia? No, ma non tanto in Sicilia, è successo che ci sono stati dei cani che hanno sbranato i runner al bosco di...
Non mi ricordo, avevo letto una notizia. Manziana, ma no, dove andiamo noi di solito? Oddio, non mi ricordo, Giro però sì, avevo letto. dalle parti di Cesano, insomma. Quindi quando ti trovi due maremmani da 30 kg che t'abbaiano e vogliono che tu sei la sua merenda e te fanno i 40 km orari, quindi manco di giù a pedala scappo un cazzo, perché 40 km orari, 50 km orari in mezzo al bosco, quando c'hai due maremmani scappi, sì, ma perché te sta a cagare sotto. Cioè, se c'è Con l'elettrica hanno 25 mura. con l'elettrica a 25 mura, quindi noi siamo tutti quanti elettrici a momenti, quindi a voglia spigne. Morso tua vede a me, ma se te me vuoi io non voglio mangiare maremmano, ma è lui che me può mangiare a me, quindi. Questione cani è molto dibattuta. Ci sono sicuramente in primis dei comportamenti prudenziali da tenere nel momento in cui si incontra un cane pastore, e soprattutto non ci dobbiamo far percepire come una minaccia. Nonostante ciò, ci sono cani fortemente territoriali, a volte entri anche a casa loro senza saperlo. Vuoi intavolare una discussione civile con un cane? Gentile signor cane, io non sono qui per nuocerle alla salute, ma sono qui per farmi una passeggiata discreta. In tanti ci parlano col cane, sì. Soprattutto coi pet, quelli piccolini, ma non penso che un cazzo di maremmano da 30 kg si metta là. Col pincher è facile, con un maremmano ecco, tanto meno con un cinghiale. In Sicilia abbiamo avuto un incontro ravvicinato con dei cani Mannara. I cani Mannara sarebbero i cani pastori, appunto. I cani mannari. Quelli che si vedono la notte. Sono delle bestie grosse, circa quanto un Terranova, quindi parliamo di 60-70 kg di animali. Il tipico pet, quello da borsetta. Sì, pettone di Gulliver però. Esatto. E quando 4 di questi ci sono venuti incontro scodinzolando, non proprio, abbaiavano che ti tremavano anche le budella, lì subito formazione a testuggine, le bici intorno, noi dentro, ci siamo cercati di sfilare più velocemente da quella zona. Però due rauti l'abbiamo tirati, e per fortuna, perché ci hanno concesso quel qualche secondo in più di incertezza da parte dei cani, che ci ha consentito di montare in sella e telare velocemente, uscire più che altro dal loro territorio, visto che loro stanno là in maniera territoriale. Sì, peraltro, perdonami, eravamo su una ciclabile, ma è il loro territorio, è come la ciclabile, quella della Salaria, quella Tor di Quinto, c'è il pecoraro, dove ci stanno i cani, dove c'è il pecoraro con i cani mannari, e lì si può dire pecoraro perché si è beccato tante di quelle denunce, perché nonostante sia una ciclabile splendida, costeggia l'aeroporto dell'Urbe, però non ci si può andare per colpa del pecoraro che tiene sti maremmani liberi. Ma alla fine, guarda, ho capito, è uno di quelli, gli altri sono abbastanza disciplinati, c'è uno che è un po' più un pecoraro o un cane? Un cane pecoraro. Ah, ok. Quindi occhio, insomma, parleremo nel dettaglio di questo, perché insomma nei vari viaggi, nei vari incontri tra cinghiali e animali e cani pastori ne abbiamo già vissute diverse, e abbiamo messo a punto un po' sia il comportamento più corretto, sia appunto questo mini kit esclusivo per trarsi d'impaccio agevolmente. E per quello magari dobbiamo trovare, e su quello sei tu il MacGyver del gruppo, dobbiamo trovare qualcosa di meno invasivo, di meno scorretto, lo vogliamo chiamare così? Che c'è scorretto? Nel tirare dei rauti ad un animale domestico, selvatico. Il cinghiale non è esattamente un animale domestico. Ma ci puoi parlare, perché gli animalisti dicono che perché il cinghiale, che pappardelle, vabbè, niente, non fatica. Io cinghiali ci so parlare. Se c'è qualcuno che parla il cinghialese, che parla cinghialese, non cingalese, cinghialese, e ci spiega come dirgli che... Tu lo sai che questa la taglio perché sei veramente razzista? No, sì, ok, la lascio. Tanto è in live possiamo dire quello che ci pare. Era un tralcio di parole, mica ho detto cotica, ho detto cotica. Buona cotica. Sempre del cinghiale. Insomma, quindi il discorso preparazione al viaggio ha tanti aspetti da tenere in considerazione. Avevo parlato di alimentazione, e a noi non ci piacciono tanto le barrette, ovvero, mi spiego meglio. Durante uno sforzo atletico prolungato è necessario integrare correttamente sali minerali, elettroliti, e nonché il carburante, sia in termini di carboidrati che di proteine. Anche perché a tanti la barretta crea problemi di digestione, diciamo di digestione, mettiamola così. Esatto, sì, diciamo di digestione, perché te mandano dietro ci spuica un attimo. Esatto, e non è bello quando poi sei in giro, insomma. Quindi tanti preferiscono le barrette addirittura. Esatto, le barrette, allora,
per mantenere per non andare in denutrizione, in sofferenza, sono un buon tampone, però è bene alimentarsi correttamente. Noi alla fine in questi viaggi abbiamo fatto il Tuscany Trail, il Sicily Divide e altre trasferte diciamo piuttosto lunghe, abbiamo visto c'è un consumo calorico che va mediamente tra le 4 e 6.000 calorie al giorno, che io brucio in un mese praticamente. qualcosa anche in più. Allora è bene durante il tragitto devi mangiare, quindi l'ideale è fare piccoli spuntini ogni tot, ogni Come i 2 ore. bambini. Esatto, come i bambini. Come suggerisce ogni dietologo. A pranzo più delle volte ci siamo fermati a mangiare un piatto di pasta veloce, piatto di pasta, caffè e via subito per continuare il giro. La pappardella al cinghiale, come dice il buon Alessandro, ci sta bene sempre. Chiaro. E fosse per lui, io veramente, cioè, è vero il meme dell'e-biker che si vuole con la panza, però come il nostro buon camposiere Alessandro in chat ci insegna, alla fine del giro te ne accorgi. L'importante, come al solito, è mangiare bene, pasto equilibrato. Ho provato diete prettamente a base di carboidrati piuttosto che a base di proteine o soltanto di no, la cosa migliore è mangiare tutto e ovviamente con moderazione, evitare cose eccessivamente grasse, eccessivamente fritte, soprattutto eccessivamente lavorate. Ho scoperto, almeno sul mio fisico, gli alimenti troppo lavorati appesantiscono molto di digestione e non danno lo stesso apporto nutrizionale. Poi a forza di viaggiare, sicuramente, poi tra l'altro viaggi in compagnia di tanti atleti che ci tengono alla forma fisica, quindi questo penso che ti dia un attimino una tirata alle redine, insomma. Perché forma fisica, rotondo la forma, anzi una forma perfetta rotondo, quindi io a grande. No, scherzo, in realtà insomma sono dimagrito molto pedalando. Beh, 6.000 io non li brucio in un mese ormai con l'e-bike, cioè tu sei ancora un ostinato della muscolare e le calorie comunque le bruci. Noi siamo comodi ormai, quindi questo come avete ben capito non è un gruppo di maniaci della forma, quindi a noi ci piace uscire, divertirci e alla fine del giro io ci ho provato a chiedere al portafoglio, senti, ma che ne diresti di... Ho come detto, portafoglio mi ha fatto, t'attacchi, vai, zitto e pedala. Ma tanto arriverà anche quella. Guarda, usciamo qualche altra, te porta a Civitavecchia. Lì ci stanno i roccioni molto, molto grossi. Capito, lì mi serve una fulla però da un'hill. Non c'è problema. Come no? Sentirai un crack e il prossimo step sarà una bike light. Quindi, se avete qualche domanda, qualche richiesta, scrivetelo sotto qua di lato, vabbè, qua di lato nella chat, in modo da portare avanti la conversazione. Dobbiamo fare la live, come ho detto, sull'allestimento della bici da viaggio, perché moltissimi me lo chiedono. Noi diciamo abbiamo trovato questo assetto molto funzionale in backpacking, quindi non con le borse laterali, ma che restano in linea con la bici. Vantaggi e svantaggi? Sicuramente c'entra meno roba, quindi il bagaglio deve essere molto minimal e bisogna fare molta attenzione alla distribuzione dei pesi, perché cambia il comportamento della bici, cambia da così a così, considerando che raddoppia il peso. Praticamente la mia pesa 12 kg e in assetto da viaggio completo con le 4 borracce diventano 27 e non è elettrica. No, tu c'hai l'elettrico nel femore, per quello in tanti sono rimasti fermi sostenitori del muscolare, anche se non si dice muscolare, e sta mai bene in cazzo. Però io bicilindrico biologico, va bene? Esatto, fisiologico, il fauno di Prati. Ecco, perché mi chiamano il fauno? Questa non lo so, ridere. dovresti chiederlo a loro. Chi è che ti chiama così? Ormai tutti. Ma perché? Tutti, io no. Perché ma da dove è uscito fuori? Perché è uscito fuori? Dai fratti è uscito fuori. Perché quando andiamo con te andiamo sui trail già collaudati. Ogni tanto qualche fauno li deve andare a collaudare i trail, a esplorare, a capire se si passa o non si passa. E devi sfrattare nei posti più assurdi e quindi è da questo il fauno. Quindi tanto spingismo senza remore. Anche per questo una muscolare in carbonio devo dire che è meglio dell'elettrica.
non mi ferma niente. Quando mi dicono ma tu hai difficoltà quello, ma se poi c'è da spingere, frega niente, vado dappertutto. Ovviamente la mia è una cross country di bici, quindi certi ripidi sono talvolta fuori portata, non sempre mi faccio spaventare da questo, infatti qualche musata finisce che la do. Beh, vado oltre i nonostante limiti. tutto, con la tua frontina tieni testa a tanti con la full che si sentono in difficoltà su molti pezzi tecnici, quindi tu c'hai la consapevolezza di quello che stai facendo, e questa è una cosa che te le porta ti porta a sentirti così. Sono le lezioni, Sì, quelle infatti. ti rendono consapevole di quello che puoi fare. Quindi, come dico a tante persone, e Alessandro lo potrà confermare, e vogliamo fare nomi, Alessio gli si tappa la vena e va giù come se non ci fosse un domani, e se prende tanti rischi. Quindi mo non è assolutamente per tirarglielo o altro, però ho visto tante persone che gli si tappa la vena e va giù, e non va bene, perché stai totalmente fuori dalla tua zona di comfort, e questo ti mette in condizione spesso e volentieri di sendarla e quindi rischiare di fatte male. Quindi le lezioni sicuramente ti fanno prendere consapevolezza, lo fai in totale sicurezza, in totale consapevolezza, e quella è la cosa più importante. Quello dicevo, io ho cominciato a prendere lezioni proprio per questo, perché cominciavo a uscire anche con altre persone, ho detto ma io non lo so dove mi portano, e non voglio fare da tappo, e soprattutto voglio andare tranquillo, e soprattutto, come dicevo prima, quando viaggio che non so cosa mi capita, e ovviamente sono... Lì non puoi fare ricognizioni del caso, quindi No, non... lì è solamente alla cieca, ti danno una traccia, sì, in genere più o meno verificata. Nonostante ciò abbiamo trovato grosse difficoltà. Ecco, in Sicilia c'era, siamo dovuti passare in un tratto dove stavano smantellando un fondo stradale per rifarlo, e non è una penso- cosa prevedibile prima, no, nonostante penso alla traccia. di aver trovato il fango più adesivo della mia storia, perché una cosa è stato micidiale. Bastava mezzo giro di ruota che si incollava di fango, dopodiché si impanava nel brecciolino, quindi nuovamente nel fango e quindi nuovamente nel brecciolino, Un andando... tiramisù nella ruota. Bravo, sì. Una cheesecake nella ruota. Era diventata, non si riusciva, all'Aldo, Giovanni e Giacomo, non si riusciva ad andare né più avanti né più avanti né indietro. indietro. È stato un incubo. La bici diventava insollevabile, perché 27 kg da sola, più penso sono stati almeno un'altra ventina di chili di No, fango. da sola, con tutto il carico, Con tutto il ovviamente. carico con da tutte le viaggio, borse. certo. Esatto. E è stata una cosa, per fare quei 700 metri ci abbiamo messo tipo un'ora e mezza, una cosa... Ma quello è il divertimento che tu cerchi. Sì. Perché soprattutto fa cicloturismo. Allora, cicloturismo in realtà è una cosa un po' più soft rispetto a quella che facciamo noi, nel senso si va con bici da cicloturismo, che sono sostanzialmente delle city bike attrezzate con appunto con le borse laterali, che come dicevo prima consentono di portare maggior carico, però sbilanciano anche molto più la bici, peraltro rischiano, non è banale, ma rischiano anche di finire nei raggi, come spesso succede. Noi viaggiamo Packing. in bikepacking con mountain bike, dicevo. In Sicilia quest'anno ci sono stati due amici con delle gravi, e ovviamente sui prezzi più pedalati andavano più lisci, ma sui ripidi che abbiamo affrontato e su alcuni trail più impegnativi invece hanno avuto un po' di E difficoltà. questo con una bici preparata da bikepacking, essendo comunque sagome più strette, Sì. ti aiutano a mantenere comunque un certo baricentro e una certa stabilità. Sì, questo è il vantaggio maggiore secondo me del bikepacking, è questo, riesci, diciamo, tutto il peso, visto che hai una borsa nel frame, e quindi hai un baricentro più basso e all'interno della geometria della bici. La borsa sottosella, che in qualche modo gestisci col sedere, diciamo così, quindi anche quello è il carico più alto, però lo tieni in mezzo alle gambe e quindi lo riesci a gestire bene. Quindi scodinzoli mentre guidi per cercare di... Tieni tipo pinna caudale. Esatto. Ok. E poi le borse sul manubrio, che sono, diciamo, quelle un po' più scoccianti, perché sono molto comode da usare, ma diciamo alterano pesantemente l'aerodinamica, sono quelle che offrono maggiore resistenza aerodinamica. Quando incontro la bici a strada, questa è la fine che fa. E al posto dell'attacco dei freni Rims hai messo due capezzoli rosa, tra l'altro. Quello è voluto, Vedrete anche quello, e servono ovviamente per dare stabilità a questo portapacchi di mia invenzione, diciamo così.
che serve appunto per alloggiare la borsa a salame sul manubrio da mountain bike, perché quella nasce in realtà per le gravel, invece l'ho adattata alle mountain bike che hanno come sapete un manubrio flat con i cavi davanti che non puoi schiacciare più di tanto, perché c'è la sella telescopica, i freni, i cambi eccetera, e tra l'altro in questo modo, diciamo, con questo portapacchi commentato riesco ad avere ulteriore capacità di carico per altri 2 piccoli fagotti che riesco quindi a distribuire meglio carico e pesi eccetera. Ma invece stavo vedendo, proprio perché te queste staffe le crei in maniera artigianali, stavo vedendo un'intervista di Omar Di Felice, che lui fa ultra cycling, proprio lo dicevo, che lui ha trovato 2 staffe che riescono a distanziarti dal manubrio le borse anteriori, in modo da avere un tipo di impugnatura e un'ergonomia un pochino più comoda. Sì, le ho viste e, diciamo, sono molto intelligenti. C'hanno 2 problemi però per cui non mi hanno convinto. Una che ti sposta il peso della borsa molto in avanti, quindi c'è una distribuzione di pesi che non mi convince molto, e l'altro problema grosso è il prezzo, che mi ha lasciato un attimo. Quanto dovrebbero stare più o meno? A quanto si trovano? Se ricordo bene intorno a 150 euro, una cosa del genere. Però se ti cambia il comfort della bici, l'unica cosa, come dici te, vanno provate, tant'è vero che tu ti fai le prove di carico prima di partire, quindi anziché farti il solito giro passeggiata domenicale, tu vieni insieme agli biker a farti le cose croccanti per farti le cose le prove di carico. Quindi se riesci a venire sui trail, quelli nostri dai bike, roccioso e croccantello, pensa se non riesci ad affrontare carico, esattamente. Quindi per chi fa cicloturismo suggeriamo anche di fare prove di carico precedentemente al giro, in posti dove normalmente in teoria non dovresti trovarti. Io comincio in genere circa 1 mese e mezzo prima, comincio a caricare la bici gradatamente, quindi ogni uscita aumento un po' il peso e le borse, in modo da prendere confidenza gradualmente con la bici, col mezzo, con la diversa distribuzione di pesi, con la diversa ciclistica e con la diversa aerodinamica, perché controvento carichi, assicuro che è dura. Tanto in bici è sempre controvento. Per chi io quando c'avevo la muscolare era sempre un controvento e questo me lo potete confermare voi sotto nei commenti. Quando esci in bici becchi il controvento andà e il controvento cioè è sempre controvento. Sì, per principio. Per principio l'uscita in bici so controvento. E quindi mi sfottano perché dice te porti dietro sempre una casa. Mi sto allenando anche per abituarmi alla bici pesante, aumentare lo sforzo piano piano, e adesso appunto prossimo viaggio in previsione a maggio, speriamo ci siano ulteriori cambiamenti, perché vuoi spoilerare qualcosa già? Almeno dove? Perché il primo anno è stato Toscana e l'abbiamo pubblicato e lo potete trovare nel video sul canale. L'anno scorso il Sicily Divide, che è impronunciabile sta cosa, abbastanza. Ok, quest'anno bene o male una zona del mondo almeno dove quest'anno saremo, allora, salvo ulteriori cambiamenti, perché abbiamo dovuto cambiare. Chi è Salvo? Un amico tuo siciliano? Sì, è amico di ulteriori. Quindi hai già spoilerato dove andrai? Ritornerai in Sicilia? No, magari, molto magari. Ci sono bellissime altre tracce che abbiamo visto pubblicate dalla stessa organizzazione, che prima o poi faremo. No, quest'anno ci attestiamo sul centro Italia, faremo un mezzo cost to cost e basta. Ok. Vi invitiamo a seguirci su tutti i social. Tanto ormai stiamo ovunque, stiamo su TikTok, stiamo su Instagram, stiamo su Facebook, anche perché il pubblico nostro è over 40. Stiamo anche in bici ogni tanto. Quindi se volete uscire con noi e riprendere questa atmosfera, questo mood molto casereccio, molto molto rustico, seguiteci sul gruppo Telegram, i link li trovate tutti quanti nelle descrizioni dei canali, e non esitate a scriverci, perché come vedete accettiamo tutti e cerchiamo di soddisfare le esigenze di tutti, e cerchiamo di far crescere tutti quanti per trasformarli come Antonio, che ha cominciato con la semplice pedalata in bicicletta, adesso si affronta qualsiasi trail incazzato, croccante. Non è un grande esempio che puoi diventare come me, però abbi pazienza. No, magari non vi cadranno i
capelli, però potreste diventare come lui. E quindi magari, ecco, ampliare un pochino in più il gruppo. Abbiamo raggiunto i 1000 iscritti su YouTube. Se tutti 1000 partecipassero alle nostre uscite, faremo cicloturistiche ogni weekend. Praticamente sì. Anzi, riprenderemo magari come era una volta, organizzare diversi tour settimanalmente in base proprio al livello e alle esigenze di ognuno. Quindi non organizzare una sola uscita domenicale, ma il sabato enduro, la domenica mattina il giro urban per qualcuno, il giro medio per qualcuno, il giro tecnico enduro per altri. Diverso livelli, sì. Assolutamente, in modo poi da man mano chi prenderà confidenza poter tranquillamente switchare da un tour all'altro. Ovviamente non siamo professionisti, non siamo guide con ste facce, assolutamente no. Abbiamo una certa solo perché abbiamo la barba bianca, però siamo semplici appassionati che vogliono organizzare qualcosa per chi proprio non vuole uscire da solo e non incombere nelle problematiche che abbiamo detto prima. Questa live la ripubblicherò, rimarrà su YouTube per chi la volesse seguire in seguito, quindi se la volete rivedere vi metto tutti quanti i capitoli in descrizione. E quindi niente, abbiamo raggiunto il millino è fatto. Il millino è fatto, è semplicemente un punto di partenza adesso. Quindi io spero che adesso arrivi anche qualche sponsor che ci permetterà di fare video un pochino più approfonditi. E il millino è raggiunto, quindi adesso è la partenza. Già, diciamo, qualche prodotto già ci è stato dato da testare. Tracting, che abbiamo già il video, andatevela a recuperare sotto per chi avesse bici di un certo valore o di un certo valore affettivo come abbiamo anche già detto. Quindi, ma molto comodo, appunto. Adesso hanno tra l'altro fatto anche pacchetti, quindi conviene addirittura per chi non volesse sostenere un abbonamento, ci sono i pacchetti completi e devo dire lo stiamo utilizzando già da qualche mese. Beh, che dall'estate scorsa. Sì, e devo dire che funziona. Ha i suoi difetti, li stanno risolvendo perché comunque ascoltano molto la community, quelli di ragazzi di Tracting, e ringraziamo perché ascoltano le problematiche dei tester e stanno correggendo da partire dalla caricabatteria. Adesso aspettiamo anche l'aumento della sensibilità. Quello l'hanno già sistemato. L'hanno anche risolto, tu l'hai già notato? Sì, hanno anche cambiato operatore, quindi ancora più rapido nell'avvisarti nel caso di movimento improvviso del mezzo della bici, esatto. Io lo trovo utilissimo perché spesso, come dicevo prima, provo ad andare in giro da solo, ma magari devi fermare un attimo, devi fare mangiare qualche bar, prendere un caffè, una cosa così, e stai da solo, come te la guardi la bici? Con gli occhi dietro orecchie, come facciamo tutti. O i vecchi metodi del copertone, del pezzo di copertone tagliato attaccato al freno, ma quella la tirano se la portano via. Quindi... sì. E quindi quello ti dà un minimo di tranquillità in più. Qualche volta è capitato che magari è arrivato un tizio per spostarla e subito sono stato avvisato dalla chiamata di Tracting, sono uscito a vedere che succedeva. Nulla di grave per fortuna, però... direttamente la notifica sul cellulare, tanto questo ce l'abbiamo in tasca tutti quanti, quindi questo non lo molliamo mai, molliamo la bici ma il cellulare non lo molliamo. E ringraziamo Lauva per le ottiche, perché se ci possiamo permettere di fare video in condizioni un pochino più difficili, ringraziamo i ragazzi di Lauva Italia, tra l'altro sono disponibilissimi e belle le ottiche, veramente una gran bella ottica, appunto è manuale ma tanti l'apprezzano, però ha una qualità di immagine che è fenomenale. Adesso aspettiamo magari se ci manderanno qualche altra cosa per i prossimi video, perché le vogliamo testare in maniera di condizione difficile, anche perché tanti video e tanti tutorial non si riescono a fare col solo cellulare, perché non danno proprio il senso di profondità che può dare uno smartphone, l'ottica di uno smartphone, per quanto possa essere valida. Un'ottica valida di qualità e luminosa fa comunque la differenza. Ringraziamo i ragazzi che ci supportano. Questo 2005 è partito molto bene e io spero che prosegua in maniera molto più convincente ed emozionante. Noi non molliamo un cazzo, quindi rimaniamo comunque sempre sul pezzo, accettiamo qualsiasi consiglio, suggerimento, critica, soprattutto critica, perché io non accetto niente. Anna Molei gli tiri i rauti come se fossero cinghiali, come se non ci fosse un domani. Ma domani poi c'è, e domani è il lunedì lavorativo, quindi lunedì un altro giorno si vedrà. Sì, è arrivato via col vento. Sinceramente me ne frego, com'era? Sinceramente me ne batto le
Sinceramente me ne ha fotto. No, non è vero, io discuto sempre tutto, come dicevo prima sono un uomo del dubbio, quindi se avete argomentazioni ben felici di ascoltarle, basta che mi argomentate, non mi dite gli occhiali si mettono così. No, comunque ti dico no, sta di una cazzata. Vabbè. Vabbè. E quindi ragazzi, se questa live vi è piaciuta, se possiamo, se vogliamo, se volete che ne facciamo altre, scrivetelo sotto nei commenti, leggiamo tutto, rispondiamo immediatamente a tutti e sicuramente ne faremo delle altre e dobbiamo solo capire con che tema, su quali temi. E vogliamo fare qualche altra, magari qualche reaction diretta a questi video che stiamo mandando, in modo da fare magari una live un pochino più leggera, meno chiacchierata, e lasciamo spazio alle immagini dei vari fail. Non parliamo delle gare perché non ci capiamo una mazza, però dei botti penso che ne abbiamo fatti tanti e sinceramente magari qualche live un pochino più leggerina dove ridacchiare un pochino insieme si potrebbe pure fare. Poi dateci idee e vediamo un attimino come possiamo portare avanti il canale. Se avete richieste di qualche video in particolare, scrivetelo sotto nei commenti, nei commenti dei singoli video. E le birre sono ormai finite da un pezzo e noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento. Iscrivetevi al canale perché quando ci saranno le prossime live ve lo diremo prima. Sì, ma io non aspetto i 2000 per un'altra birra, lo dico subito. Non aspetto i 2000 iscritti per un'altra birra. Noi i 2000 li ambiamo perché comunque è un altro traguardo che vorremmo. Però altre live sinceramente in queste condizioni altamente tecnologiche, poi giustamente sono 25 anni che sono nell'elettronica, penso di poter allestire una live un pochino più differente dalla live fatta col cellulare, ciao amici, nel mio bagno sopra l'alza del cesso. No, cerchiamo di fare qualcosa di un pochino più simpatico. Invitiamo altre persone, perché sicuramente inviteremo altre persone per parlare di nuovo di bikepacking, quindi comunque persone che come te hanno già affrontato altre situazioni, e un confronto tra di voi è sempre cosa buona e giusta. Chiunque voglia partecipare alle live è sempre il benvenuto, portate argomenti, se ne parla, lo faremo in maniera estremamente democratica e ironica. La birra è finita, la prossima ce l'andiamo a prendere di persona, durante i nostri prossimi giri. Con questa live ci vediamo sui trail e ci vediamo alle prossime birrate. Date un'occhiata al canale Telegram dove pubblichiamo appunto le nostre uscite. Esattamente. E quindi sapere dove incontrarci. Quindi noi vi salutiamo con questo qua e dicono i piccioni se beccamo. Ciao ragazzi.